Se siete appassionati di cinema come me, sapete quanto sia emozionante la stagione degli Oscar e sapete anche quanto possa essere frustrante vedere capolavori ignorati. Ecco perché ho deciso di celebrare proprio loro, i grandi esclusi. Se avete già visto il mini spot, saprete che quest'anno, con la redazione di Noisiker, dedicheremo febbraio alla Road to No Oscar. Oggi però voglio approfondire il concetto e nel mio speciale Forgotten VHS ho scelto di fare un ulteriore passo indietro, proponendovi una panoramica sui grandi esclusi della storia degli Oscar. Film straordinari, vittime di sviste clamorose da parte dell'Academy, o magari solo della sfortuna di aver gareggiato in anni con concorrenti altrettanto forti, se non superiori. In altri casi si è trattato semplicemente di opere troppo avanti per la loro epoca. Prima di cominciare però, un piccolo disclaimer. Questa non è una lista esaustiva di tutti i film che avrebbero meritato l'Oscar. Si tratta di una selezione del tutto personale e giustificata per ragioni di tempo. Inoltre, non ho volutamente citato i 4 film che analizzerò separatamente nei video della miniserie di Forgotten VHS, Road to No Oscar, che vi ho già annunciato per febbraio. Seguitemi in questo viaggio alla riscoperta di veri e propri gioielli del grande schermo, rimasti senza il premio che avrebbero sicuramente meritato. Nel 1940 Charlie Chaplin realizzò uno dei film più iconici della storia del cinema, Il Grande Dittatore. In questo capolavoro Chaplin interpretò 2 ruoli, un barbiere ebreo e il dittatore Adenoid Hynkel, una parodia feroce del regime nazista e di Hitler. La genialità del film risiede nella sua capacità di unire umorismo e denuncia, soprattutto in un periodo in cui l'America non aveva ancora compreso appieno l'orrore che si stava consumando in Europa. Il film culmina in uno dei monologhi più potenti della storia del cinema, un appello alla libertà e all'uguaglianza. Nonostante le 5 candidature agli Oscar del 1941, tra cui miglior film e miglior attore per Chaplin, Il Grande Dittatore non vinse nulla. La concorrenza era spietata, con candidati come Furore e Viaggio senza fine di John Ford, Scandalo a Filadelfia di George Cukor e Rebecca la prima moglie di Alfred Hitchcock, che si aggiudicò la statuetta come miglior film. Tuttavia, il film rimase un simbolo di coraggio artistico e politico, rappresentando una delle voci più potenti contro il totalitarismo e per la speranza in un mondo migliore. Nel 1941 Orson Welles portò sul grande schermo Quarto Potere, un film che oggi è considerato uno dei migliori di tutti i tempi. Nonostante le sue 10 nomination agli Oscar, Quarto Potere si aggiudicò solo la statuetta per la miglior sceneggiatura originale, mentre il premio per il miglior film andò a Come era verde la mia valle di John Ford. La controversa figura di Welles e la campagna ostile del magnate della stampa William Randolph Hearst, offeso dalla presunta ispirazione del personaggio di Charles Foster Kane, contribuirono a limitare il successo del film. Ciò nonostante, Quarto Potere rimase un film rivoluzionario, con un uso innovativo della tecnica cinematografica come il montaggio audace e la struttura narrativa non lineare, che hanno riscritto le regole del cinema. Ancora oggi è un pilastro fondamentale della settima arte. Nel 1946 La vita è meravigliosa di Frank Capra, oggi uno dei film più amati di sempre, non riuscì a vincere nemmeno un Oscar, nonostante le 5 nomination ricevute. La storia di George Bailey, interpretato magnificamente da James Stewart, è una favola natalizia intrisa di speranza, altruismo e riscatto, che ha saputo toccare il cuore di generazioni. Tuttavia, il potente dramma I migliori anni della nostra vita di William Wyler, con 8 statuette, batté il film di Capra. All'epoca, La vita è meravigliosa non fu un grande successo al botteghino, ma la sua qualità narrativa e tecnica gli permise di diventare un cult, soprattutto negli Stati Uniti, dove è tradizione rivederlo ogni Natale. Come insegna il film stesso, forse non sono i riconoscimenti immediati a determinare il valore di un'opera, ma l'amore che riesce a trasmettere e l'impatto che lascia nel cuore delle persone. Agli Oscar del 1951 l'Academy si trovò di fronte a 2 capolavori,
Viale del tramonto di Billy Wilder e Eva contro Eva di Joseph L. Mankiewicz, con quest'ultimo a trionfare come miglior film. Eppure il film di Wilder è considerato tuttora un'opera unica e rivoluzionaria, capace di mescolare generi e stili come nessun altro. Con William Holden e Gloria Swanson, Viale del tramonto racconta una storia di decadenza e ossessione. Lui, uno sceneggiatore in crisi. Lei, un'ex diva del cinema muto, prigioniera dei suoi sogni di gloria passata. Wilder fonde noir, dramma e horror psicologico in un film che immerge lo spettatore in atmosfere inquietanti, offrendo una critica feroce al mondo di Hollywood. Nonostante le sue 11 nomination e 3 Oscar vinti, sceneggiatura originale, scenografia e colonna sonora, Viale del tramonto non riuscì a conquistare la statuetta più ambita, ma rimane un simbolo immortale di innovazione e audacia cinematografica. All'edizione del 1952 degli Oscar, il maestoso Quo Vadis di Mervyn LeRoy ottenne ben 8 nomination, ma tornò a casa senza alcuna statuetta. Un'epopea storica girata quasi interamente a Cinecittà che definì il genere peplum e stabilì un nuovo standard per la rappresentazione dell'antica Roma. Con un cast stellare, tra cui Robert Taylor, Deborah Kerr, Peter Ustinov e Leo Genn, il film racconta la persecuzione dei cristiani sotto l'imperatore Nerone, interpretato magistralmente da Ustinov. Tra intrighi di palazzo, amori impossibili e la spettacolare distruzione di Roma, Quo Vadis si affermò come il prototipo del colossal storico. Nonostante il successo di pubblico e critica, dovette cedere agli altri giganti della serata, tra cui un tram che si chiama Desiderio, Un posto al sole e il vincitore del miglior film, Un americano a Parigi. Rimane però un caposaldo del cinema epico e una delle opere più celebri nella storia di Cinecittà. Agli Oscar del 1955, La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, uno dei capolavori assoluti del maestro del brivido, ottenne 4 nomination: miglior regia, sceneggiatura non originale, fotografia e sonoro, ma non vinse alcun premio. A dominare la serata fu Fronte del porto di Elia Kazan, che conquistò ben 8 statuette. Il film, con James Stewart e Grace Kelly protagonisti, racconta la storia di un fotoreporter con la gamba rotta che spia i vicini dalla finestra e sospetta un omicidio. Più di un thriller, La finestra sul cortile è un saggio magistrale di regia. Hitchcock manipola lo sguardo dello spettatore rendendolo complice dell'indagine di Jeff e costruisce la tensione attraverso i dettagli visivi e i movimenti di macchina, creando un crescendo che definisce ancora oggi i canoni del thriller. Nonostante il mancato riconoscimento agli Oscar, La finestra sul cortile è oggi uno dei film più amati e influenti di sempre. Agli Oscar del 1959, un altro capolavoro di Alfred Hitchcock, La donna che visse 2 volte, Vertigo, venne clamorosamente ignorato dall'Academy, senza nemmeno una candidatura per miglior film. In quella serata trionfò Gigi di Vincent Minnelli, un musical apprezzato ma decisamente più lontano dall'importanza storica e artistica che oggi viene riconosciuta al film di Hitchcock. Oggi Vertigo è considerato uno dei migliori film di sempre, un'opera rivoluzionaria sia dal punto di vista narrativo che visivo. Con la sua atmosfera onirica, la regia ipnotica e le straordinarie interpretazioni di James Stewart e Kim Novak, il film esplora ossessioni, desideri e identità in un modo che continua a influenzare il cinema contemporaneo. All'epoca, però, l'innovazione e il simbolismo del film non vennero compresi, lasciando Hitchcock ancora una volta a mani vuote. Un'ingiustizia che lo rende uno degli esclusi più clamorosi della storia degli Oscar. Nel 1960, Intrigo internazionale, di nuovo di Alfred Hitchcock, oggi considerato uno dei migliori thriller di sempre, ottenne solo 3 nomination agli Oscar: miglior sceneggiatura, scenografia e montaggio, ma nessuna statuetta. Con Cary Grant nel ruolo di Roger Thornhill, un pubblicitario scambiato per una spia, il film è un capolavoro di ritmo, ironia e stile, con scene iconiche come l'assalto aereo nei campi di mais e il finale sul monte Rushmore.
Tuttavia, quell'edizione degli Oscar fu dominata da Ben Hur di William Wyler, che con 11 premi stabilì un record storico. Anche altri capolavori, come La storia di una monaca e Anatomia di un omicidio, rimasero a mani vuote, schiacciati dal successo del colossal biblico. Così, il destino di Hitchcock e del suo intrigo internazionale fu segnato da una concorrenza insormontabile. Ma il film è rimasto nel tempo come un'icona intramontabile del grande cinema. Nel 1961, Psycho, sempre di Alfred Hitchcock, oggi considerato uno dei thriller più influenti di tutti i tempi, ottenne 4 nomination agli Oscar: miglior regia, attrice non protagonista Janet Leigh, fotografia e scenografia. Tuttavia non vinse in nessuna categoria. La statuetta per il miglior film andò all'Appartamento di Billy Wilder, mentre la competizione era dominata anche da titoli come Spartacus, Il figlio di Giuda e La battaglia di Alamo. Nonostante l'insuccesso agli Academy Awards, Psycho è diventato un capolavoro senza tempo. La scena della doccia con la colonna sonora di Bernard Herrmann è un pezzo di storia del cinema e l'interpretazione di Anthony Perkins come Norman Bates rimane iconica. Hitchcock, ancora una volta, aveva dimostrato la sua capacità di ridefinire i confini del thriller, anche se l'Academy sembrava non accorgersene. Nel 1965 il dottor Stranamore, ovvero Come ho imparato a non preoccuparmi ad amare la bomba di Stanley Kubrick, fu un forte candidato agli Oscar, ottenendo 4 nomination: miglior film, regia, attore protagonista, Peter Sellers che interpretò ben 3 ruoli, e sceneggiatura non originale. Tuttavia uscì a mani vuote, superato da My Fair Lady che dominò quell'edizione. Il film è una satira grottesca sulla guerra fredda e la minaccia nucleare, che con il suo tono provocatorio il geniale Peter Sellers, memorabile nei panni del presidente degli Stati Uniti, del colonnello Mandrake e del sinistro dottor Stranamore, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del cinema. Kubrick, con il suo sguardo dissacrante, ha trasformato un tema inquietante in un capolavoro che mescola humor nero e riflessione politica. Anche senza statuette, il film rimane uno dei più grandi esempi di satira cinematografica di tutti i tempi. Nel 1969 l'Academy si rese protagonista di una delle sviste più clamorose della sua storia. 2001 Odissea nello spazio, sempre di Stanley Kubrick, universalmente riconosciuto come il capolavoro che ha ridefinito il cinema di fantascienza e l'intero linguaggio cinematografico, non fu nemmeno nominato come miglior film. La statuetta andò invece a Oliver di Carol Reed, un buon musical, ma lontano dall'impatto rivoluzionario del film di Kubrick. Con la sua straordinaria visione del futuro, 2001 ha elevato il cinema a livello di arte pura, diventando una pietra miliare insuperata per il genere fantascientifico e per la narrazione visiva in generale. Kubrick vinse solo l'Oscar per gli effetti speciali, un riconoscimento tecnico che non rende giustizia a una delle opere più influenti di sempre. Nel 1977, Taxi Driver di Martin Scorsese, oggi un capolavoro, ottenne 4 nomination agli Oscar, ma non vinse in nessuna categoria. Robert De Niro, Jodie Foster e Bernard Herrmann furono candidati, ma il premio per miglior film andò a Rocky di John G. Avildsen, che con la sua storia di riscatto personale rispecchiava meglio l'umore dell'epoca. La mancata vittoria di Taxi Driver, specialmente l'assenza di una candidatura per Scorsese alla regia, è ancora oggi una delle grandi ingiustizie degli Oscar. Con il suo ritratto inquietante della società americana post-Vietnam, il film ha lasciato un'impronta indelebile. Nonostante tutto, Taxi Driver è diventato un cult che continua a influenzare il cinema contemporaneo. Nel 1980, Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, uno dei film più epici sulla guerra del Vietnam, ottenne ben 8 nomination agli Oscar, ma non vinse il premio per miglior film, che andò a Kramer contro Kramer, un dramma familiare più tradizionale. Nonostante l'intensità e le straordinarie interpretazioni di Martin Sheen, Marlon Brando e Robert Duvall, l'opera di Coppola non riuscì a conquistare il riconoscimento più ambito. La mancata vittoria di Apocalypse Now è considerata una delle più grandi sorprese nella storia degli Oscar.
Sebbene il film abbia vinto solo 2 statuette per fotografia e sonoro, è rimasto un capolavoro che ha influenzato il cinema di guerra e il modo di raccontare i conflitti umani, consolidando il suo posto nella storia del cinema. Sebbene oggi sia considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza e un'opera visionaria, nemmeno Blade Runner di Ridley Scott ricevette la giusta attenzione agli Oscar 1983. Non fu nominato come miglior film e ottenne solo 2 nomination tecniche, migliore scenografia e migliori effetti speciali. A fronte della vittoria del più convenzionale Gandhi, che trionfò in 8 categorie, inclusi miglior film e regia, la mancata valorizzazione di Blade Runner riflette le preferenze tradizionali delle Academy negli anni '80, poco inclini a premiare opere sperimentali o di genere. Col tempo, però, Blade Runner è diventato un cult assoluto, rivoluzionando la fantascienza e il cinema visivo, un chiaro esempio di film rivalutato molto oltre la sua uscita. Nel 1986 Il colore viola di Steven Spielberg, un dramma potente tratto dal romanzo di Alice Walker, ottenne ben 11 nomination agli Oscar, ma non vinse in nessuna categoria. Nonostante le performance straordinarie di Whoopi Goldberg, Margaret Avery e Oprah Winfrey e un impatto emotivo profondo, il film fu superato dalla Mia Africa, che vinse 7 statuette, inclusi miglior film e regia. Il colore viola affronta temi di razzismo, abusi e le difficoltà delle donne afroamericane, ma la sua mancata vittoria rifletteva la resistenza dell'Academy verso uno Spielberg lontano dai blockbuster. Con il tempo, però, il film è diventato un capolavoro indiscusso, riconosciuto per la sua forza e per il suo valore storico. Nel 1995 l'edizione degli Oscar si distinse per la lotta tra 2 giganti, Le ali della libertà e Pulp Fiction. Il primo, un dramma carcerario diretto da Frank Darabont e basato su un racconto di Stephen King, racconta la storia di Andy Dufresne, Tim Robbins e della sua amicizia con Red, Morgan Freeman. Nonostante 7 nomination e un impatto emotivo duraturo, il film uscì senza statuette. Dall'altra parte, Pulp Fiction di Quentin Tarantino ridefinì il cinema degli anni 90, con la sua narrazione non lineare e un cast stellare. Nonostante la rivoluzione che portò nel cinema, il film vinse solo l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. A trionfare fu Forrest Gump di Robert Zemeckis, che conquistò 6 statuette, tra cui miglior film e regia. Le sconfitte di Le ali della libertà e Pulp Fiction sono considerate tra le più clamorose, visto l'impatto culturale che entrambi i film hanno avuto, diventando veri e propri cult. L'edizione degli Oscar 2006 è ricordata come una delle più controverse, con 2 film che avrebbero meritato riconoscimento ma che furono battuti da Crash, Contatto fisico, una scelta che ancora oggi suscita discussioni. Munich, diretto da Steven Spielberg, trattava il tema del terrorismo e della vendetta dopo la strage di Monaco del 1972. Con una narrazione tesa e una performance straordinaria di Eric Bana, il film ottenne 5 nomination, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura, ma non vinse nulla, nonostante il suo grande valore artistico. Il vero favorito di quell'anno, però, era I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, che trattava con delicatezza e forza l'amore proibito tra 2 cowboy. Sebbene vinse 3 Oscar, regia, sceneggiatura non originale, colonna sonora, perse nella categoria principale contro Crash, una decisione che fu vista come una scelta più politica che artistica, dato che Crash non aveva la stessa profondità emotiva o impatto dei suoi concorrenti. La vittoria di Crash rimane una delle più controverse nella storia degli Oscar, mentre Brokeback Mountain è ricordato come uno dei film più significativi degli anni 2000, simbolo di una Hollywood che stava lentamente cambiando. Munich, pur meno discusso, rimane un lavoro fondamentale nella carriera di Spielberg, ma anche un altro esempio di come l'Academy spesso non premi le opere più audaci e significative. Gli Oscar 2019 segnarono un momento importante per Spike Lee e il suo BlacKkKlansman, un film coraggioso e politico che racconta la storia vera di Ron Stallworth, un poliziotto afroamericano infiltrato nel Ku Klux Klan negli anni '70.
Con una regia incisiva e un messaggio potente contro il razzismo, il film ha conquistato 6 nomination, vincendo l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, e regalando finalmente a Lee il suo primo Oscar competitivo. Nonostante fosse un serio contendente, BlacKkKlansman fu superato da Green Book, suscitando polemiche per la sua vittoria più rassicurante. Nonostante ciò, BlacKkKlansman è rimasto uno dei film più importanti del decennio, con un messaggio che continua a risuonare nel tempo. Guardando a tutti questi film e alle storie che abbiamo raccontato, emerge un quadro chiaro. Gli Oscar non premiano solo il talento o l'impatto di un film, ma spesso riflettono le dinamiche, i gusti e talvolta le contraddizioni di un'industria che cerca di bilanciare innovazione e tradizione. Da capolavori rimasti a bocca asciutta come Taxi Driver o Apocalypse Now a film che sembrano destinati a vincere ma che sono stati superati per ragioni discutibili come I segreti di Brokeback Mountain, ciò che rimane è l'enorme valore artistico di queste opere. Gli Oscar non definiscono la qualità di un film né il suo posto nella storia del cinema. Anzi, spesso le vere perle diventano immortali proprio grazie alla loro capacità di andare oltre i premi, conquistando il pubblico e ispirando generazioni future. Dunque, anche se l'Academy a volte sbaglia, il vero riconoscimento lo dà il tempo. E, se ci pensiamo, non c'è premio più grande di questo.